Bene, tuffiamoci subito in questo approfondimento e andiamo a scoprire le origini economiche di una delle organizzazioni criminali più famigerate della storia. È una storia pazzesca, rigorosamente basata sui dati e vi assicuro che cambierà radicalmente la prospettiva su eventi storici che spesso diamo un po' per scontati. Iniziamo da un paradosso che fa davvero riflettere, un enigma che gli economisti chiamano la maledizione delle risorse. Vi siete mai chiesti perché risorse naturali immense portino una ricchezza incredibile in nazioni come ad esempio la Norvegia, mentre in altre regioni generino letteralmente solo corruzione e conflitti? Ecco, per capirlo esploreremo un mistero storico affascinante che ci porta dritti nell'Italia del XIX secolo, e più precisamente in Sicilia. Ora, per prima cosa, dobbiamo fare un reset e ripensare alla mafia in termini puramente economici. Abbandoniamo i luoghi comuni da film. I dati ci dicono che, storicamente, la mafia non era un semplice gruppo di criminali violenti, ma piuttosto una vera e propria industria opportunistica, cioè fornivano un servizio di protezione privata in un mercato in cui lo Stato, di fatto, era assente. Parte 1. Il vuoto di potere in Sicilia. Insomma, come si è creato questo stranissimo mercato della protezione? Il punto di partenza essenziale è che le istituzioni pubbliche deboli sono il terreno fertile assoluto per la maledizione delle risorse. Tutto inizia nel 1806 quando i Borboni si trasferiscono a Palermo. Pochi anni dopo, nel 1812, l'abolizione formale del feudalesimo scombussola secoli di equilibri di potere, per poi arrivare al collasso totale del regno borbonico nel 1861. L'effetto pratico? Un disastroso, immenso vuoto di potere. Nessuno applicava la legge, nessuno difendeva la proprietà. E qual è il risultato di questo collasso statale? Un intellettuale dell'epoca, Leopoldo Franchetti, nel 1876, coniò un'espressione geniale. Parlò di una democratizzazione della violenza. Pensateci un attimo. Improvvisamente c'è un'offerta spropositata di ex soldati, guardie armate e perfino ex detenuti che prima lavoravano per i baroni e ora sono disoccupati. Una forza lavoro immensa, a spasso, ma perfettamente specializzata in una cosa sola: l'uso della forza. Parte 2. Il grande boom dello zolfo. E qui la storia diventa esplosiva, perché quell'enorme disponibilità di uomini armati si scontra con uno shock economico del tutto inaspettato. Guardate la curva clamorosa di questi dati storici. C'è un'impennata incredibile nelle esportazioni. Parliamo di un tasso di crescita annuo del 9% tra gli anni 30 e 50 dell'Ottocento. Lo zolfo, dal nulla, diventa la merce di esportazione più preziosa in assoluto. Ma perché questa esplosione di domanda? Beh, il mondo era nel bel mezzo della rivoluzione industriale e aveva un disperato bisogno di questo materiale. Lo zolfo era un ingrediente assolutamente cruciale per l'industria chimica francese e britannica, che stava crescendo a dismisura. Senza contare che serviva per la polvere da sparo e, non ultimo, divenne fondamentale in agricoltura come fungicida. Ovviamente, con l'aumento vertiginoso del valore dello zolfo, schizziò alle stelle anche il valore della protezione dei luoghi in cui veniva estratto. Volete capire le reali proporzioni di questa follia globale? Vi do un solo numero: 83%. Entro il 1893 la Sicilia non era solo un grande produttore, aveva un monopolio quasi totale. Estraeva fino all'83% di tutto lo zolfo mondiale. Stiamo parlando di una ricchezza inimmaginabile, piovata su un territorio praticamente privo di controllo statale. Parte 3. Il mercato della protezione. Quindi, cosa succede quando un esercito di uomini violenti e disoccupati incontra una domanda altissima per proteggere miniere incredibilmente redditizie e non difese dallo Stato? Esatto. Nasce un fiorente mercato della protezione. Se osserviamo questa mappa storica, tracciata dall'ufficiale Antonino Cutrera nel 1900, notiamo subito come le zone più scure, che indicano un'alta concentrazione delle prime attività mafiose, si raggruppino quasi interamente nelle parti occidentali e meridionali dell'isola. Ora, la cosa che vi lascerà a bocca aperta è questa. Sovrapponendo la mappa della distribuzione delle miniere di zolfo del 1886, boom, emerge una coincidenza visiva sbalorditiva. C'è una sovrapposizione innegabile, perfetta, tra i distretti ricchi di giacimenti, in blu scuro, e i territori in cui la mafia storica ha affondato le sue radici. E se la mappa non vi basta, i dati storici confermano tutto in modo cristallino. Prendiamo il celebre processo alla cosiddetta Fratellanza di Favara nel 1883. Su 107 affiliati mafiosi condannati, indovinate un po', ben 72 erano impiegati a vari livelli proprio nell'industria dello zolfo.
È una prova concreta, sul campo, del legame inossidabile tra l'estrazione mineraria e l'emergere della violenza organizzata. Parte 4. Mito contro realtà. Arrivati a questo punto è assolutamente necessario sfatare un mito gigante. Spesso si sente dire che sia stata l'industria degli agrumi, i famosi limoni, la vera causa dell'ascesa mafiosa, ma i dati ci dicono altro, smontando questa teoria. È vero, i limoni erano coltivati in massa intorno a Palermo, ma la coltivazione era altrettanto massiccia in tutta la Sicilia orientale. Eppure lì la primissima mafia era virtualmente assente. Il vero motivo? I due settori erano strutturalmente opposti. Pensateci, le miniere di zolfo erano raggruppate, in superficie, facilissime da assaltare, richiedevano per forza un'intensa protezione armata privata, soprattutto per scortare i trasporti. L'industria degli agrumi, al contrario, era molto più frammentata. Certo, a volte i guardiani delle acque facevano estorsioni, ma le analisi più rigorose provano che fu proprio l'impatto economico enorme e fulmineo dello zolfo a fare da innesco principale. Parte 5. Un lascito moderno persistente. Ora facciamo un salto dal XIX secolo fino ad oggi. Ed è qui che i brividi corrono lungo la schiena perché le conseguenze di quel caso economico-storico sono tristamente ancora qui. Gli stessi identici comuni che un secolo fa ospitavano le miniere di zolfo portano ancora cicatrici profonde. Oggi, proprio in quelle specifiche aree, vediamo tassi incredibilmente più alti di amministrazioni comunali sciolte, sequestri a tappeto di aziende locali e confische di immobili legati alla criminalità organizzata. Lasciamo decantare questa cruda statistica per un secondo. Oltre il 10%. Tra il 1991 e il 2011 più del 10% di tutti i comuni siciliani è stato sciolto per infiltrazione mafiosa. La connessione matematica tra quelle vecchie miniere e il crimine moderno non si è mai veramente spezzata. E questo ci lascia con un interrogativo finale potentissimo. Davanti a questa persistenza incredibile nei dati, ci viene da chiedere l'ombra di un incidente economico storico, di una maledizione delle risorse innescata secoli fa, potrà mai essere cancellata del tutto? Ci fa capire in modo impressionante come la geografia e le ricchezze arrivate all'improvviso dal passato riescano a modellare nel profondo le fondamenta stesse delle nostre società moderne.